La natura della realtà è uno dei misteri più grandi e sfuggenti. Qualcuno sostiene che essa sia una creazione momentanea dovuta a una simulazione virtuale, cioè la realtà verrebbe creata al momento, solo quando noi ci facciamo caso. Quindi una domanda è: la realtà esiste da sola o solo se noi siamo presenti? Se però affondo il telefonino, cioè un occhio meccanico, artificiale, in un cespuglio, mi registra una realtà effettivamente presente, non preparata al momento per i miei occhi. Detto così appare semplice, ma chi ci dice che qualcuno non abbia voluto che guardassi tramite un occhio meccanico? Queste domande, che per alcuni potrebbero essere inutili esercizi di pensiero, sono in realtà alla base degli studi di molte personalità del cosiddetto mondo accademico, soprattutto nel settore della fisica, i quali si chiedono se viviamo in una vera realtà o in una simulazione. E questo è anche il concetto principale espresso nel film Il tredicesimo piano, gentilmente consigliatomi da voi. È la simulazione di una città nel deserto che mi ha ricordato Westworld nelle due versioni, sia quella attuale che quella con Yul Brynner. E anche Sliding Doors, i film sui loop temporali e naturalmente il film Matrix. Ma anche nel film The Truman Show è rappresentata l'idea che la realtà possa essere una sofisticatissima costruzione artificiale. Infine, nel racconto Il tunnel sotto il mondo, scritto nel 1955 da Frederick Paul, il protagonista Guy Barkhurst scopre che nella sua città ogni giorno è sempre il 15 giugno, poi che le persone intorno a lui sono tutte robot, che la sua città è stata distrutta da un'esplosione e ricostruita in miniatura su un tavolo, e che lui stesso è una replica in miniatura del vero Barkhurst. Ma per la verità Shakespeare aveva già anticipato il concetto quando ha scritto che siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E Calderon della Barca la pensava allo stesso modo. Tutti i film citati quindi suggeriscono che il nostro mondo sia una simulazione al computer, che qualcuno, forse una superspecie tecnologicamente avanzata, esterna al nostro mondo, stia mettendo a punto per chissà quali scopi finali. Molti di questi film sono stati ispirati dalle teorie di vari ricercatori come Nick Bostrom, il quale ha scritto un libro dal titolo appunto Viviamo in una simulazione al computer. Bostrom ha parlato della possibilità che una civiltà super evoluta sia in grado di sviluppare una simulazione della realtà così ricca di informazioni da essere indistinguibile dalla realtà stessa. E si è spinto ancora oltre nelle sue congetture, cioè che se una civiltà simulata raggiungesse, grazie al progresso tecnologico, lo stadio post-umano, sarebbe a sua volta in grado di realizzare un mondo simulato dotato di esseri coscienti. Anzi, non una sola simulazione, ma addirittura un numero altissimo di tali simulazioni. Se una simile eventualità si verificasse nel futuro della nostra civiltà, essa dimostrerebbe che è possibile programmare simulazioni e aumenterebbe le nostre probabilità di vivere all'interno di una di esse. Sulla scia di queste affermazioni, Elon Musk ha addirittura dichiarato che la possibilità che il nostro mondo non sia una simulazione sia di appena 1 su 1 miliardo. E il fisico Seth Lloyd del Massachusetts Institute of Technology ha portato l'ipotesi della simulazione al livello successivo,
suggerendo che l'intero mondo potrebbe essere un gigantesco computer quantistico. Molti di questi personaggi, naturalmente, potrebbero far parte degli stessi circuiti della Silicon Valley che promuove la cultura della cosiddetta realtà virtuale, e quindi il loro scopo potrebbe essere un altro, per esempio aprire la strada alla forma di prigione definitiva, alla costruzione della gabbia che chiamano metaverso, oltre ad alimentare improbabili teorie sullo spazio e sul tempo, sull'universo con miliardi di stelle e buchi neri, per staccarci definitivamente dalla natura reale del mondo. Quindi potrebbe essere solo un progetto perverso del sistema, però accade che anche noi, comuni mortali, nel nostro piccolo, notiamo delle ingrespature quella, che ci fanno dubitare della realtà stessa, come i glitch, di cui un esempio è il Motionless Bird, e molti sono testimoni di fenomeni inspiegabili, tra cui quelli percepiti e classificati come fantasmi. Altri fenomeni sono stati riportati in passato dai giornali, come i treni che scompaiono e gli aerei che arrivano molto in ritardo. O come i luoghi anomali dove può scattare la trappola del diavolo. Qualche libro parla invece di miracoli, come il libro dei miracoli di Augusta, che espone un campionario di possibili contaminazioni fra dimensioni diverse. Poi ci sono i fenomeni chiamati déjà vu, e spesso avvertiamo, infine, la sensazione di essere osservati. La qualcosa però potrebbe riferirsi a un substrato religioso, secondo cui Dio vede tutto. Religioso fino a un certo punto, perché forse davvero tutti siamo sotto osservazione da parte di qualcuno. A che servono i selfie, per esempio? Per conto di chi noi fotografiamo? A che serve una foto o una registrazione di ogni angolo del mondo? I selfie servono forse a Dio per conoscerci uno per uno. Siamo noi che guardiamo noi stessi o è una intelligenza artificiale che vede tramite noi? Dio è forse una intelligenza artificiale che duplica i mondi e per fare questo necessita di molte informazioni sugli habitat, al fine di creare un super acquario. Ed è solo una coincidenza che un termine che usiamo spesso è proprio simulazione. Tutto viene simulato da qualche parte, quindi c'è già un intero mondo simulato, una realtà modellata. La stessa parola simulazione ha delle attinenze con creazione. Si tratta quindi di una bolla che noi stessi alimentiamo, una specie di incubo creativo che esiste e non esiste allo stesso tempo, una creazione continua che si autoalimenta. Infatti, ammesso per un momento che questo mondo sia frutto di una simulazione, da dove sarebbero state prese tutte le informazioni per crearlo? Noi forniamo immagini e idee e un Dio computer le aggiunge alla nostra realtà. Quindi ci saremmo dentro e lo creeremo allo stesso tempo, in un super loop infinito. Questo si riallaccerebbe al culto della ripetizione, il culto del karma, dal momento che anche noi stiamo andando verso la creazione di un futuro virtuale, chiamato a sua volta realtà. Per creare un intero scenario naturale, fino nelle sue più minuscole fibre, occorrerebbe naturalmente un numero di bit illimitato
e sarebbe un lavoro incommensurabile per un simulatore. E in genere una simulazione non necessita di tanta specificità, poiché il tempo necessario per mettere in atto un simile dispiegamento di informazioni sarebbe infinito. Ma tutto questo ancora non è una risposta definitiva, anzi potrebbe essere la prova che si tratti di una simulazione e che la sua realizzazione sarebbe ancora in atto, e questo sarebbe anche il motivo della nostra imperfezione. Perciò i dubbi rimangono. Ma se davvero tutto quello che vediamo è formato solo da atomi, da bit che si compongono nel momento dell'osservazione, cosa succede se non guardiamo o non misuriamo? Vuol dire che non esiste? Se osserviamo la natura intorno a noi, tutto ci appare così reale, ma come possiamo dirlo con certezza? Di notte la realtà scompare e per vedere se c'è ancora accendiamo le luci, ma sembra che la consistenza sia diversa, come nel cestino del computer che contiene milioni di bit accantonati ma disallineati, smembrati e confusi. Altrimenti non ci sarebbe spazio per tutto, ma che si ricompongono nel momento in cui li ripristiniamo. La realtà virtuale, allo stesso modo, ha bisogno di un osservatore o un operatore affinché le cose accadano. Il contatto quantico, detto entanglement, consente alle particelle di ricomporsi o assemblarsi e noi portiamo in vita una simulazione, accendiamo una scena. Accade lo stesso per il mondo che noi riteniamo reale? Ma dove vanno i bit di informazione quando non vengono riportati in gioco? Come fanno a non dimenticare la loro memoria, cioè il codice della loro funzione? Cercare di trovare i bit dell'informazione potrebbe spiegare la simulazione ed è quello che stanno cercando di fare molti scienziati, i quali intendono individuare i bit nascosti, dal cui movimento collettivo emergerebbe una certa temperatura. Melvin Watson, fisico dell'Università di Portsmouth, sostiene infatti che l'informazione sarebbe il quinto stato della materia, cioè un elemento costitutivo del mondo, capace di modellare la realtà, e si aggiungerebbe allo stato solido, a quello liquido, al gas, al plasma. L'informazione avrebbe quindi una sua massa e, come tutte le particelle elementari e i più piccoli componenti che costituiscono il mondo, conserverebbe un codice in se stessa, come gli umani hanno il DNA, per cui si cerca di trovare il DNA dell'informazione. Noi in genere avvertiamo il senso della consistenza effettiva della natura che ci circonda. Svolgendo dei lavori agricoli, per esempio, abbiamo a che fare con la polvere, gli insetti, il caldo, l'erba, la legna, persino la pelle di un serpente, eccetera. Tutto conferma l'idea di trovarsi in una situazione reale e non in una simulazione, ma ogni tanto riemerge la sensazione di vivere in una irrealtà o realtà costruita. Anche il sogno potrebbe essere la prova di uno spazio interdimensionale. Quando sogniamo si creano autonomamente scenari insoliti, sembra di essere realisticamente in posti dove non siamo mai stati, con presenze da cui vorremmo allontanarci senza però riuscirci. Quando finalmente ci svegliamo, quella che sembrava la realtà scompare. C'è forse un posto dove vanno i sogni, così come nel computer c'è un posto dove va quella realtà che avevamo davanti appena lo spegniamo? Quando non controllati direttamente, forse tutti i pezzi di informazione tendono a degradarsi e agire in modo incontrollato, ma potrebbe essere anche possibile che dei personaggi o delle situazioni interagiscano e creino nuovi scenari da qualche altra parte. I personaggi di quella realtà potrebbero assumere decisioni comportamentali diverse trovandosi ad un bivio. In questo caso si creerebbero a nostra insaputa
interi livelli di realtà parallele sovrapposte, con punti di contatto oppure divergenti o indipendenti. In conclusione, si tratta solo di ipotesi intriganti, ma sarebbe comunque preferibile fare attenzione a ciò che sogniamo. Il nostro ultimo sogno ci potrebbe intrappolare in una simulazione da incubo, forse quella che chiamano inferno. Questo è un breve timelapse di un cantiere navale. Sembra che i pezzi giungano sulla nave dall'interno di un capannone, che però sembra chiuso, dalla stessa posizione della telecamera. Quando e da dove sono arrivati i materiali? Si tratta di pezzi introdotti in precedenza o che si trovavano già accantonati all'interno?